Buonasera a tutti. Buonasera, sono Sergio Arturo Calonego. Vai, fai la domanda. Il 2004 è un anno di fortissimo cambiamento per te. Iniziamo dal viaggio in aereo verso Cuba con il secondo motore che ha preso fuoco e la vendita della tua Guzzi di ritorno in Italia. Cosa ci vuoi raccontare di questi due aneddoti? Okay. Di poco conto. Poi. Pensavo fosse amore, invece era un calesse. Sei partito da Malpensa o da Milano? No, sono partito da Fiumicino. Vai, questa è una storia curiosa, bella. Ma niente, una volta decollato l'aereo si è incendiato il motore, quello di destra. Era un Boeing 747, quindi un aeroplano molto, molto grande. Niente, subito si è capita la gravità, no, della situazione. Il comandante ci ha detto di mettere la testa fra le gambe e si pensava a un amaraggio, perché chiaramente eravamo sul lido di Ostia. Questo è il fatto. Era il 2004, quindi avevo una trentina d'anni, qualcuno di più. È indescrivibile questa avventura. Ma allora, devo dire che lì poi le reazioni sono state diverse. C'era le mamme con i bambini che piangevano, chiaramente, no? Poi c'era gente che urlava. Io devo dire, ho avuto quasi la voglia di ballare un tango, no? Nel senso che non avevo realizzato, cioè ho realizzato, perché sei terrorizzato chiaramente, però ormai era andata, no? E quindi mi era venuta veramente voglia di chiudere così, no? Poi il fatto è che ci siamo salvati, quindi è andato tutto bene. Quanto è durato? E una quindicina di minuti tutti. Siamo atterrati su Fiumicino completamente schiumato. Era tutto schiumato, l'aereo è riuscito ad atterrare e la gente si è fatta male scendendo dall'aereo, quindi in realtà però il fatto, diciamo, è che questo motore non riuscivano a spegnerlo, ecco, questo qua è il tema. Però tornando alla musica, perché poi alla fine è una storia che è andata bene, il fatto è che io sono andato a Cuba perché stavo andando a La Habana, no? Sono partito comunque il giorno dopo. Non ti sei reso, non hai avuto l'idea di dire... Ma diciamo che statisticamente era difficile che mi si incendiasse anche quello del giorno dopo, e ho pensato che valeva la pena provarci, se no non sarei più andato su un aereo. E il fatto vero, diciamo, è che io però ci sono andato da morto a La Habana, perché comunque sei morto, perché comunque sei sulla seconda torre, hai visto che la prima è andata giù e quindi vedi le cose diversamente poi, no? E io lì probabilmente ho visto delle cose in un modo differente, e ho conosciuto suonatori di habanera che suonavano con strumenti acustici, con una grande anima. E io all'epoca suonavo gli strumenti elettrici. Allora, quando sono tornato in Italia, ho venduto la Moto Guzzi che avevo e ho comprato una chitarra acustica, non elettrica, e io di lì ho iniziato a studiarla, ma così, come aveva più un valore terapeutico che musicale. Certo. No? Sentivi dentro te una sorta di richiamo? Ma sì, era una... di voglia di esprimerti a prescindere da quello che è successo. Di stare da solo. Di stare da solo. Sì, realizzare musica, ma allo stesso tempo stare da solo. Sì, da stare da solo in questo bagno qua. E lì ho iniziato questa cosa che era come una relazione con un amante. Non ne ho parlato tanto in giro, erano proprio gli amici che sapevano sta cosa, no? Io intanto continuavo a suonare nell'ambiente del blues o dei cantautori che conoscevo chiaramente, no? E quindi sta cosa è andata avanti una decina d'anni, però va avanti ancora, perché io comunque ancora adesso suono in bagno con grande piacere, ecco. Certo. Ma quanto è grande il tuo bagno? Ma guarda, più che grande è un bagno lungo, perché i bagni lunghi
piccole, hanno un riverbero favoloso, cioè, dovrebbero farsi delle sale di registrazione nei bagni, perché c'è un riverbero naturale veramente bello. E io comunque, avendo 3 bambini piccoli, è l'unica stanza che ho diciamo abbastanza a disposizione, anche se ogni tanto sono interrotto. E ci sono brani che hai composto nel bagno? Tutto quello che ho scritto è scritto lì quasi. Senti, vuoi partire, iniziamo a sentire una composizione che hai scelto tu, con cosa... Sì, mi piacerebbe farvi ascoltare un brano che si intitola Mani, che è un brano del mio ultimo disco, che si intitola Frontera. È un disco che parla di frontiere, no? E le frontiere e di muri, no? I muri cosa sono? Lo scrivo anche nel disco, no? Dipende da dove li guardi. I muri possono essere dei confini da superare o dei confini da difendere, dipende da dove stai rispetto a quel muro. E Mani è un brano di questo disco, ve lo suono volentieri. Ok, grazie.
Questo brano in particolare vuol dire qualcosa di più, o è bello farsi che la fantasia delle persone si colleghino alle note che tu hai eseguito, questa nota in diretta qui a Radio Popolare, e si incuriosiscano al punto di andare a cercare il CD, perché esiste non da molto, no? Questo fa parte dell'ultimo. Sì, Frontiere. L'ho uscito a maggio, quindi è fresco. Sì, è un disco fresco, ma sulla domanda, la prima domanda che mi hai fatto, io credo che la musica strumentale sia non è unidirezionale. Io suggerisco l'atmosfera, no? Poi è il tuo Maní che deve venire fuori, il tuo ricordo, no? Il tuo amore, il tuo viaggio, ecco, ognuno se lo deve creare lui, no? Non è questa la differenza fra scrivere, diciamo, di musica o la canzone, ecco, la canzone con il testo. Certo. Prima quando è arrivato ci siamo trovati fuori, mentre tu stavi facendo le varie prove, già lì l'ho tempestato di domande, ma la cosa che mi è piaciuta molto e che ci tengo a dire anche a te Giuliano e agli ascoltatori, che quando vedi Arturo suonare tu vedi una dimensione ed entri in questa dimensione perché ti arriva proprio con tutta la passione, è molto bello. A proposito di dimensione, mi viene in mente, Giuliano, la 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 la. Auguri Giulia! Anche Max ha scritto per farti gli auguri, c'è stato lei, scusa Grazie a tutti, perché oggi, proprio il 13, mi compleanno. Tra 25 minuti nasco, faccio in diretta perché alle 2 del mattino faccio 57 quest'anno, quindi ce la possiamo fare. Grazie. C'è subito una domanda, leggiamo la domanda, sempre Max che ci scrive. Nel 2014 è stato premiato da Mogol con una targa SIAE, nel 2015 è stato votato chitarrista emergente dell'anno per Atkins Daddy Guitar Player Association, aiutatemi. Che ricordo ha di questi due eventi e dell'incontro con Mogol? Un abbraccio a tutti. Ma allora di Mogol ho comunque come il ricordo di uno zio, ecco, nel senso io non immaginavo neanche poi alla fine che avrei ricevuto una targa SIAE, non era previsto, io avevo partecipato molto sportivamente ma non immaginavo, ecco. Ricordo delle parole molto gentili, diciamo, del maestro nei miei confronti, soprattutto sulla natura non commerciale di quello che faccio, perché lui me l'ha proprio detto, no? Cioè, è evidente, no, che lei non può vendere milioni di dischi, no, con questa musica, sai, quando te lo dice Mogol, un po' ci credi, no? Però mi ha anche detto non è un buon motivo per non continuare su questa cosa, no? che per me poi è un viaggio. Sull'Atkins Daddy, che sarebbe l'acronimo di ADGPA, ho un ricordo bellissimo perché è quella manifestazione che mi ha aperto le porte per la Francia. Io ho avuto l'onore, anzi quell'anno, di aprire le danze nel più grande festival della chitarra europeo che si tiene a Issoudun, che è un paesino nel centro della Francia, e lì c'è questa cosa, come dire, che
che io non conoscevo, no? Di fatto gli italiani per la prima volta aprivano le danze al Palazzo del Congresso. Io ho fatto un concerto totalmente inconsapevole, non immaginavo l'importanza della cosa, e a un certo punto mi ricordo che alla fine dell'ultimo pezzo sono andato nel retro del teatro e sentivo un rumore molto come se ci fossero dei tori, no? Delle mucche, diciamo, nel teatro, no? Un rumore sordo così, no? E come si può dire, l'uomo di palco del teatro è venuto a richiamarmi, chiedendomi di entrare, diciamo, nuovamente nel palcoscenico. Io gli ho risposto no, ma io ho finito il concerto, nel senso che non immaginavo, ed era una richiesta di bis, e questo è bellissimo perché i francesi sono comunque stati di un entusiasmo straordinario nei miei confronti. Io ho un ricordo bellissimo di questa cosa qua e ti ringrazio di averlo citato. Sì, e anche per Carlos Mex che è qua con noi, che sta lavorando. Carlos, vuoi fare un saluto, vuoi dire qualcosa? Ma allora un saluto sicuramente, anche io sono contentissimo di avere Arturo qui con noi, e come lui diceva veramente un'agenzia di viaggi, perché io glielo dissi, mi ricordo anche non troppo tempo fa, è come prendere un treno, un aeroplano, e con lui effettivamente un viaggio. Allora entro e approfitto per una curiosità, vorrei chiedergli un pezzo su tutti se possibile, o comunque uno dei pezzi di altri con cui lui fa il viaggio, o con questa è una bella domanda. Qualcuno da cui ama abbeverarsi. Adesso non voglio essere troppo rompiscatole, no, assolutamente, senza tagliare il cappello in 4, no, assolutamente. Allora io sono, nonostante che suoni la chitarra, diciamo, così, no, con questa accordatura poi strumentale, io ho un amore proprio straordinario per Paolo Conte, ecco, così l'ho detto. Cioè Paolo Conte è proprio il mio riferimento totale. Totale vuol dire che anche se io poi di fatto musicalmente sto dall'altra parte, o almeno può sembrare che io stia dall'altra parte, perché non canto, perché non è cantautorale quello che faccio, ma la dimensione me l'ha data l'ascolto dei suoi dischi, e come cantautore e soprattutto come compositore, quindi sì, decisamente Paolo Conte. Solo se secondo te ha una marcia in più nella scrittura, perché questa fascinazione più rispetto a altri? Mi incuriosisce un po' capire se, non lo so, se sono le armonie, le strutture, proprio la genialità musicale, al di là dei testi, che immagino sì, quello posso intuirlo. Allora io, o cosa? Chiaro. Allora io credo che il valore di Conte nella musica sta un po' come, ha fatto un po' come Salgari, cioè lui magari non c'è mai stato in Sud America, però l'ha amata così tanto questa cosa che ne ha descritta una straordinariamente poetica, un po' come quello che ha fatto Tom Waits con i Perdenti, cioè erano solo perdenti, poi lui gli ha messo la cipria, è diventata poesia questa cosa qua. Conte secondo me nella musica ha questo grande valore, no? Probabilmente non è un integralista del jazz, probabilmente non è, quantomeno nel suonato, non nell'ascolto, perché nell'ascolto diciamo che ha delle categorie precise, diciamo, degli amori precisi. Sicuramente molto Sud America lo ha portato, diciamo, nella sua musica, ma filtrandolo con la sua personalità, con il suo gusto, e secondo me questo è il più grande valore che ha Paolo Conte nella composizione. E nel testo, secondo me, è una cosa molto personale mia, io lo trovo straordinariamente allusivo e straordinariamente
geniale nel tirare fuori queste cose tipo paracarro, paltò, sofano, che tu certi bambini magari oggi si dici un paracarro non sanno neanche che cos'è, no? Devo andare su Google a vedere cos'è il paracarro. Ma anche solo il paltò, per dire. Anche solo il paltò. E poi sai che cosa? La capacità assolutamente cinematografica di portarti con una canzone, in questo sento, diciamo, la vicinanza, la filiazione, di portarti in una dimensione visiva, no? Cioè lui sta facendo una canzone, però ti teletrasporta là, ecco, certo. In questo secondo me come Paolo si usava Conte. A fare abbastanza in quel periodo, alcuni altri cantanti si possono affiancare a questo paragone, cosa che si sente meno adesso perché è coadiuvata da suoni nuovi, più perfettini e meno sensazionistici. Credo appunto che nel genere di Paolo Conte, di cantautore, anche lo stesso Gino Paoli, che alcune canzoni con la sola descrizione del testo e con poche note riuscivano a trasportarti come sì. in dimensioni che magari loro stessi non avevano nemmeno vissuto, appunto, ma sapevano trasferirla ad altri. Sì, e poi se entriamo nel tema dell'epoca ci facciamo male, perché poi non è neanche giusto, perché poi in realtà i giovani devono avere i loro miti, perché è giusto che sia così, ecco, certo. Non ci sono delle regole fisse. Però ecco, la musica di Paolo Conte secondo me è questo che mi è arrivato di lui, ecco. Comunque la tua musica che parla di frontiere, di viaggi, fa immaginare proprio anche i luoghi dove uno con la mente può essere trasportato, anche se non li ha ancora vissuti in prima persona. Questa sorta di magia, di creazione tua, ti è venuta di più dopo la forte esperienza dell'aereo del 2004 o era già un po' in te questa voglia di crescere, di viaggiare anche musicalmente? C'è stata una spinta, c'è stato un cambiamento tra il prima e il dopo di questa forte esperienza? Sì, è stato così. E quindi adesso abbiamo una scelta, tanto lo facciamo in diretta. Se vuoi farci sentire un altro brano in diretta live, siamo contenti. Se vuoi che facciamo sentire qualcosa. Allora, lo faccio sentire perché lo voglio dedicare finché sveglia a non mi ricordo il nome, a Lola, no? Perché magari non è molto radiofonico questo brano che vi faccio sentire, però non è molto radiofonico, non è magari molto evocativo, ma è molto affascinante da vedere perché le mani fanno delle cose molto particolari, no?
Pronto, buonanotte, con chi parliamo? Ciao Roberto, hai sentito la musica? Grazie. Io ti ringrazio di questa cosa qua, grazie. Grazie Roberto del contributo. Buonanotte. Buona continuazione. Grazie, buon ascolto. Grazie. Grazie. Io sono molto curiosa, Giuliano, e vorrei chiedere una cosa ad Arturo. Cosa differenzia l'uso di un'accordatura modale araba come quella che usi da quelle usate tradizionalmente? Ma allora, stando sul motivo mio, ti voglio dire che la tavola della chitarra è meno tesa, perché le corde sono meno tese, e la prima volta che io ho scordato la chitarra è stato dopo un concerto che ho visto di un grande compositore francese algerino, si chiama Pierre Bensoussan, e mi ha stravolto quel concerto, perché prima di allora io pensavo che la chitarra potesse essere lo strumento del guitar hero, no? O del cantautore. Non avevo mai preso in considerazione che in mezzo ci potesse stare il compositore, okay? Perché la chitarra non è uno strumento che nasce polifonico, cioè non è il pianoforte, no? Che è molto facilitata, diciamo, la cosa. E suonare con questa accordatura ti permette da una parte diciamo di avere delle corde libere e quindi di riuscire a dare un effetto orchestrale a quello che stai facendo. Però ti devo dire che il primo motivo per cui utilizzo questa accordatura è che quel giorno in bagno, quando scordai lo strumento, che non capivo assolutamente nulla di questa cosa, ho provato una grande una delle bellissime vibrazioni, perché sei circondato da armoniche, lo strumento risuona tantissimo, no? Era come fare l'idromassaggio, e quindi il motivo principale per cui io suono con questa accordatura paradossalmente non è quasi musicale, perché poi in realtà i musicisti sanno che le note non cambiano, no? Cioè le note, i semitoni che differenziano non cambiano in realtà, quindi è vero che è un'accordatura diversa, lo strumento è accordato diversamente, però la canzone domina sempre, quindi tu puoi suonare con tutte le accordature che vuoi, però la canzone è quella che, come dire, che guida sempre. Quindi una buona canzone è una buona canzone a prescindere dalle accordature. Poi l'accordatura è un po' come le scarpe, tu preferisci le scarpe da tennis e magari la tua amica i mocassini, no? Però l'importante è dove stai andando. Per dire l'accordatura, no? Quanto può essere importante, ma anche poco importante, no? Vi faccio sentire, per esempio, che si possono suonare delle canzoni anche conosciute, no? Delle canzoni che non sono nate, diciamo, per questa accordatura qua.
Soli, componi, a parte la location, abbiamo capito che il bagno è una delle preferite, ma in quali orari? Ci sono degli orari, dei giorni precisi o va un po' così, a istinto? È una pillola. Ma allora, no, non c'è un metodo, non c'è un orario, l'unica cosa che è cambiata negli anni rispetto all'inizio, dove chiaramente io studiavo questa accordatura che ho cercato chiaramente di tradurre, no? Le due citazioni di prima, che sono l'adagio di Albinoni e il tema di Nuovo Cinema Paradiso, no? Sono la dimostrazione, no? Ci puoi suonare anche Hendrix volendo, no? Con questa, ecco, nel tempo diventando un po' più dimestico, no? Con questa mi ritrovo a cercare di più la melodia, no? Quindi magari un'idea che ti fischietti, no? Magari in macchina, ecco, tante volte, magari la registri, ecco, con il telefonino, uno dei pochi motivi per cui servono queste macchinette che ci portiamo nelle tasche. Ti fissa la memoria, perché sì, dici, magari questa bella cosa, tieni... tra 2 o 3 ore me la dimentico, sfuma in sì. me, no? Anche se ho notato una cosa, Giuliano, che quando una buona idea è una buona idea, ti resta, sì, ti resta comunque. Quindi non c'è un metodo fondamentalmente. Tu sei molto abituato a lavorare come solista o anche in gruppo, di gruppo ti piace? O delle due preferisci comunque decidere da solo il tipo di lavoro da portare avanti? Allora, io ho un passato da musicista con musicisti. Poi questa cosa è cambiata e oggi la mia intenzione è fare diventare la mia chitarra l'orchestra, e quindi in qualche modo sono io che escludo, diciamo, a priori, no, la cosa. Poi ho notato anche una cosa che è molto utile: sei pagato poco quando esci e quindi non devi dividere i soldi col bassista e con il batterista, no? Quindi questa cosa qua aiuta anche un pochino a voler arrangiarsi da sé, in un certo senso. Arturo, se volessero poi contattarti, hai dei tuoi siti, link, eccetera, se qualcuno sentendo dice che vuole sapere di più di te o seguirti in qualche concerto, dove ti può contattare? Io ho una pagina Facebook, ma non sono tantissimo social, nel senso che io pubblico solitamente 1 o 2 clip, no, di video che faccio, che realizzo con la chitarra, o di concerti appunto su questa pagina, però non sono un grandissimo frequentatore, ecco, di questo. I contatti sono sul mio sito, su calonego.it, www.calonego.it. C'è una pagina di contatti, se qualcuno è interessato a programmare un concerto, queste cose, è meglio che mi scrivi lì, perché sui social ho inibito la possibilità di interagire, perché mi arrivavano dichiarazioni d'amore da tantissime donne prosperose e io non ci credevo che mi amavano. E quindi vi ha eliminate sul nascere. Sì, ho eliminato la possibilità, diciamo, di contattarmi diciamo, sui social, ecco. Per cui sui social, io sulla mia pagina lo potete vedere, io racconto di musica, del mio viaggio musicale, con delle clip, ecco, che realizzo tante volte in concerto o in bagno, cose di questo tipo. Non c'è molta... Sì, vabbè, ma su YouTube pubblico diverse clip che per me sono delle clip tecniche, per capirci, non è che lo faccio per far vedere, diciamo, il bagno, no? È semplicemente che magari qualcuno è interessato alle posizioni della chitarra, sai, queste cose qua. Era semplicemente questa cosa dei social perché mi dissocial, no? Dall'utilizzo che viene fatto oggi in questo modo, no? Se tu veramente sei interessato, vai sul sito, mi contatti, non c'è bisogno di essere rintracciabili per forza.